Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme gli orecchini Nibbi, un progetto che ho già mostrato sui miei social e che molti di voi conoscono. Sono orecchini piccoli, semplici ma d'effetto e ho utilizzato pochissimi materiali per crearli. La vera protagonista di questo design è la perlina Nibbit. In questo progetto ho scelto di usare le speciali perline Duet, davvero interessante perché hanno due colori e rendono il risultato ancora più particolare. Vi mostro l'orecchino da vicino. Come vedete l'orecchino è piccino, la struttura è rigida. Bene, io direi di iniziare con il tutorial. Vi lascio l'elenco del materiale e iniziamo subito. Il materiale necessario per realizzare gli orecchini Nibbi è il seguente. Ci serviranno due rivoli da 12 mm, delle Nibbit, delle Rockel Miyuki in tre misure, 8-0, 11-0 e 15-0. Della misura 11-0 io uso anche una seconda colorazione. Ovviamente ci serviranno dei perni o delle monachelle. Come ago uso un ago pony misura 11 e come filo il mio solito Fairline da 0,12. Procediamo con il tutorial. La prima cosa che dobbiamo fare è incastonare i rivoli da 12 mm. La tecnica che userò per incastonare il cristallo centrale è la tecnica RAW, Right Angle Viva, un metodo di tessitura di perline che crea una struttura a quadrati con le perline disposte ad angolo retto tra loro. Inizio quindi infilando 4 perline sul filo. In questo caso infilo una 15-0, una 11-0, una 8-0 ed una 11-0 e chiudo a cerchio. Ho chiuso a cerchio, sono passata nuovamente in tutte le perline. Esco da una 11-0. Questa sarà la perlina di partenza per il prossimo incrocio. Quindi il secondo passaggio è quello di aggiungere solo 3 perline perché la quarta è quella di partenza. Quindi inserisco una 8-0, una 11-0 e una 15-0 e mi infilo nella stessa 11-0 ma dal lato opposto. Così si formerà un altro quadrato, un altro quadratino. Ripasso nuovamente in questo secondo incrocio. Sto uscendo dalla 11-0, il filo esce verso l'alto e quindi inserisco una 15-0, una 11-0 ed una 8-0 e mi inserisco nella 11 di partenza ma dal lato opposto. Si formerà il terzo quadratino. Adesso ripasso nuovamente in questo quadratino e mi porto ad uscire nuovamente da questa 11-0. Sto uscendo dalla perlina 11-0, la perlina di partenza per il prossimo incrocio. Ora continuo ad aggiungere gruppi di 3 perline fino ad ottenere la lunghezza desiderata. In particolare per incastonare un rivoli da 12 mm abbiamo bisogno di 12 quadratini. A telecamera spenta continuo fino a realizzarne 11. 3 ne ho fatti insieme a voi, quindi ne farò altri 8. Il 12° lo faremo insieme perché sarà quello di unione della striscia. Ci vediamo fra poco. Ho realizzato 11 quadratini, quindi 11 incroci. Avendo usato rocaille di dimensioni diverse, la struttura viene curva. Adesso dobbiamo realizzare il 12° quadratino, quindi il 12° incrocio. Sto uscendo sempre da una 11-0 ed inserisco una 8-0. Ora mi aggancio alla 11-0 che ci troviamo dall'altro lato della struttura e tiro bene. Ora inserisco una 15-0 e mi infilo in questa 11, sempre quella di partenza.
e abbiamo realizzato il 12° incrocio. Ora ripasso nuovamente in queste perline. Sto uscendo da una 15,0, inserisco sul lago una 15,0 e mi infilo nella 15,0 successiva. Ripeto questo passaggio per tutto il giro, quindi tra le 15,0 centrali inserisco una 15,0. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Ora sto uscendo da una rocaille 8,0 e inserisco sul lago una 11,0 del secondo colore e mi inserisco nella 8,0 successiva. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro, quindi tra le 8,0 inseriamo la rocaille 11,0 del secondo colore, così per tutto il giro. Ecco come ci troviamo. La lavorazione inizia ad incurvarsi. Adesso sto uscendo da una 8,0 ed inserisco una 8,0, una 15,0 ed una 8,0. Rientro nella 8,0 ma dal lato opposto, anche nella 11 successiva e nella 8,0 e tiro bene. Adesso inserisco una 8,0 ed una 15,0, entro in questa 8,0 e nella 8,0 dalla quale stiamo uscendo e tiro bene, vado avanti, quindi entro anche nella 11 e nella 8 successiva e ripeto questo passaggio per tutto il giro. Lo faccio nuovamente insieme a voi. Una 8,0 ed una 15,0, mi inserisco in questa 8,0 e nella 8,0 dalla quale stiamo uscendo, nella 11 successiva e anche nella 8 successiva. Tiro bene il filo e così si posizioneranno le perline. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Devo inserire l'ultima sequenza del giro. Sto uscendo dalla 8,0 e per chiudere questi passaggi vedete che ho già le 8,0 laterali, quindi entro senza inserire nulla, entro nella 8,0 e ora inserisco solo la 15,0, entro in questa 8,0 e abbiamo concluso i passaggi. Ora ripasso in quest'ultimo giro e mi porta ad uscire da una 15,0. Sto uscendo da una 15,0, vedete si è formata la nostra coppetta per accogliere il rivoli. Inserisco il rivoli da 12 mm a testa in giù. Esco da una 15,0 e inserisco sul lago una 11,0 ed entro nella 15 successiva. Quindi stringiamo l'incastonatura inserendo una 11,0 tra le 15,0. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ho terminato il giro, sono ripassata nuovamente attraverso le perline per dare maggiore stabilità alla struttura. Ora mi sono portata ad uscire da una 8,0, questa qui davanti, e inserisco sul lago una 11,0, una 8,0 e una 11,0.
rientro nella stessa 11.0 ma dal lato opposto. Entro anche nella 11 successiva e nella 8.0 successiva e tiro. Si formerà quest'altra puntina. Adesso vado avanti ed esco dalla 8.0 successiva. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ecco come ci troviamo. Adesso sto uscendo da una 8.0 di punta ed è arrivato il momento di inserire le protagoniste di questo progetto, la perlina Knee-Bit. Inserisco quindi una Knee-Bit, una 11.0 e una Knee-Bit ed entro nella 8.0 successiva. Si inseriranno in questo modo, saranno un po' lente, ma dopo si sistema tutto con i prossimi passaggi. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima sequenza del giro. Entro quindi nella 8.0. Allora, le perline sono disordinate in questo modo, ma i prossimi passaggi serviranno per donare stabilità e ordine alla lavorazione. Giriamo la lavorazione e stiamo uscendo da questa 8.0. Ora non inseriamo nulla sul lago, dobbiamo fare solo dei passaggi per donare stabilità alle Knee-Bit. Allora, le Knee-Bit dovranno essere posizionate con la punta, diciamo, sul davanti, la punta più stretta, la punta della, ecco qua, sul davanti, quindi magari possiamo sistemarle con le mani quando facciamo questo passaggio. Allora, sto uscendo dalla 8.0, mi inserisco nella 11 che viene dopo, entro anche in questa 8.0. Magari adesso non tiro molto il filo così vedete passaggi bene. Poi seguo il percorso, quindi entro nella 15, risalgo su nella 8, entro adesso in questa 11 e nella 8. Sistemando le perline bene e tirando il filo stiamo dando stabilità a questa coppia di Knee-Bit. Proseguiamo con questo passaggio per tutto il giro, quindi lo rifaccio di nuovo, entro nella 11 e nella 8.0 che si trovano al di sotto. Passo nella 15, nella 8, nella 11 e nella 8. E tiro bene.
Procedo così per tutto il giro. Ricordate di sistemare le nib-it in modo che le punte più strette sono sul davanti. A fra poco. Ho terminato il giro e come vedete le nib-it sono fissate bene sul retro della lavorazione. Ora dobbiamo lavorare, continuare per fissare il davanti. Adesso sto uscendo da una 8-0, entro anche nella nib-it, giro la lavorazione sul davanti, entro nel foro libero della nib-it e adesso procediamo in questo modo. Inserisco una 11-0 del secondo colore e mi inserisco in questa 8-0, in questa qui. Ecco qui. E tiro bene. Quindi iniziamo a fissare le nib-it all'incastonatura. Adesso ancora una rocaille del secondo colore e ci inseriamo nella nib-it successiva. E tiriamo bene. Tra le due nib-it inserisco una 15-0. Questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Ci vediamo a giro ultimato. Sto per inserire l'ultimo passaggio del giro, quindi una 15-0 tra le due nib-it ed entro solo nella nib-it. Ecco, adesso le nib-it sono perfettamente stabili. Adesso entro nel foro superiore della nib-it ora inserisco una 15-0, una 11-0 ed una 15-0. Salto la 11 che viene dopo e mi inserisco nella nib-it successiva. Ora inserisco una 11-0 del secondo colore e mi inserisco nella nib-it successiva, anche nella 11 e anche nella nib-it. Ora continuiamo per tutto il giro inserendo qui tra le coppie di nib-it una 11-0 del secondo colore. Questo passaggio qui in realtà andrà fatto soltanto qui perché realizzeremo dopo il cappietto per inserire la monachella o il perno. Quindi ora non resta che inserire solo le 11-0 del secondo colore tra le coppie di nib-it. A dopo. Ecco il risultato finale. Ora sto uscendo dalla 11-0 di punta e inserisco 8 rocaille 11-0. Mi inserisco nella stessa rocaille 11-0, entro anche nelle prime due rocaille 11-0 inserite e inserisco un'altra 11-0 ed entro nelle due rocaille successive. Ancora una 11-0,
ed entro nelle 2 rocaille 11,0 successive, una 11,0 ed entro nelle 2 rocaille successive. Ripasso nuovamente in questo cappietto. Ci vediamo fra poco. Ecco l'orecchino Nibbi terminato. Spero che il tutorial sia stato chiaro e che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o se avete provato a realizzarli. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!